E tu hai mai usato il firmware? Ciao, bentornata o bentornato sul mio canale. Nel tutorial di oggi ti spiego cos'è e come si usa il firmware. Vedrai quindi come realizzare 4 lavoretti e fra questi ti mostro come creare un bellissimo effetto marmorizzato, ma anche come creare un bellissimo effetto degradé. Considera che comunque, anche se non hai il firmware, puoi replicare gli stessi tipi di tecniche e di lavoretti anche con il DAS o con la pasta di sale. Se ti piacciono tutorial come questo, ti consiglio di iscriverti adesso al mio canale cliccando su iscriviti e sulla campanella per non perderti nessuno dei prossimi video. Oggi saluto Igea Loco Rotondo, Anna che usa il nickname Daniela La Rocca, Eleonora Cossu e Luca Ciannillo. Se vuoi essere salutato anche tu, lasciami la tua richiesta con un commento sotto a questo video. Ora passiamo al tutorial. Continua a guardare. Inizio con un primo pezzo di firmware. Ti consiglio di conservare quello che non stai usando in un sacchetto di plastica per evitare che si secchi prima dell'utilizzo. Appena tirato fuori dalla confezione, il firmware è abbastanza duro, ma basta lavorarlo e scaldarlo fra le mani per pochi minuti perché si ammorbidisca. Per colorarlo io uso un colorante alimentare in gel. I coloranti alimentari in gel si possono trovare online e sono molto comodi perché oltre all'uso alimentare si possono usare per fare tanti altri tipi di lavori che richiedano coloranti. Un altro vantaggio è che un colorante alimentare in gel è concentrato, quindi ne basta pochissimo per colorare la pasta e inoltre non inumidisce la pasta come farebbero invece tempere e colori acrilici. La consistenza del firmware è un po' spugnosa, per intenderci è come se fosse della gomma crepla modellabile. Per facilitare la lavorazione del fimo, per evitare anche che si attacchi rovinando il lato sotto, si può lavorare ricoprendo un tappetino con della carta da forno. Ti consiglio di fissare la carta da forno al tappetino con delle graffette e lo coloro con del colorante alimentare in gel nero. Facendo in questo modo si ottiene un effetto marmorizzato, diciamo così, un po' più fitto. Per ottenere un effetto marmorizzato meno evidente si può colorare solo un pezzo di pasta più piccolo della pasta bianca e poi mescolarli senza esagerare per evitare che il colore possa uniformarsi e diventare tinta unita. Per creare la ciotola appoggio una ciotola di vetro sopra la pasta stesa, la ritaglio. Come vedete ho ottenuto uno spessore di circa mezzo centimetro e poi la metto dentro alla ciotola. Premete bene ma non con forza per evitare di lasciare ditate o di deformare la pasta, in modo che tutta l'aria che è rimasta intrappolata sotto fuoriesca. Ora lascio essiccare la mia ciotola in fimo per qualche ora. Dopo qualche ora la parte esterna della ciotola in fimo sarà dura al tatto, possiamo quindi estrarla dalla ciotola in vetro, capovolgerla e metterla sottosopra in modo da far essiccare anche la parte inferiore. Ora che la ciotolina si è completamente asciugata, sono passate circa 24 ore, passo una mano di vernice acrilica color oro. La ciotolina marmorizzata è pronta, possiamo usarla come portagioie, come svuotatasche, come portamonete o come più ci piace. Per realizzare l'effetto degradé mi serve del fimo di diversi colori, almeno 2. Io ne utilizzerò un pezzo bianco e un pezzo azzurro. Stendo una sfoglia sottile, faccio un taglio in diagonale sia in quello azzurro che in quello bianco, distendo con il mattarello, se vedete che non si attaccano sovrapponeteli. Ora piego a metà lasciando sempre questa striscia in diagonale. E continuo a ripetere lo stesso movimento. Come vedete abbiamo ottenuto un pezzo di firmware con un bellissimo effetto degradé. Cambio gli spessori al mio mattarello di silicone, metto quelli più bassi
Appiattisco ulteriormente la striscia di fimo, raddrizzo il taglio e rifinisco anche il lato superiore e inferiore del mio segnalibro e lo buco con una cannuccia. Stacco con delicatezza dal mio piano di lavoro per evitare che si possa deformare e per asciugare lo appoggio su un pezzo di cartoncino ricoperto con carta da forno. Una volta asciutto ho aggiunto una scritta sul segnalibro e questo è un nastrino. Il mio segnalibro in fimo è pronto per essere usato. Gli avanzi di fimo colorato si possono usare per tantissime creazioni, ad esempio si possono usare dei tagliabiscotti per creare dei gioielli, stendi il fimo a un'altezza di 3-4 mm, usa i tagliabiscotti nelle forme e formati che preferisci, quando hai ottenuto le forme che ti piacciono di più lascia essiccare. Una volta asciutti si possono creare dei bellissimi orecchini estivi double face, dipingendoli con smalto glitterato sul lato giorno e con smalto che si illumina al buio sul lato notte. Il fimo è facilissimo da usare anche con gli stampi in silicone, basta pressare dei pezzettini di fimo all'interno dello stampo che vogliamo usare per creare bellissimi oggetti che poi possiamo usare anche per confezionare bomboniere o piccoli regali. Se ti piacciono tutorial come questo, ti ricordo che puoi iscriverti adesso al mio canale cliccando su iscriviti e sulla campanella per non perderti nessuno dei prossimi video. Qual è l'effetto che preferisci? Quello marmorizzato o il degradé? Fammelo sapere nei commenti. Puoi anche mandarmi le foto delle tue creazioni tramite Instagram o Facebook. E se questo video ti è piaciuto potresti lasciarmi il tuo like e condividerlo sui social. Io ti ringrazio fin da ora, noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Vedrai quindi il cliccando su iscriviti e sulla campanella. Anna che usa il nick. Tu qual è la tecnica?